ore 6:20. Ce l'abbiamo fatta a partire alle 6:30? Incredibilmente. Adesso andiamo a fare benzina qua dietro e poi voliamo verso Shustar. Abbiamo dormito qua e faremo questa strada qua su per questa statale così fino a Shustar, dove vedremo un bellissimo sistema idraulico, e invece domani andiamo a vedere cose molto più interessanti qua vicino. Quello lì è l'hotel spaventoso dove abbiamo dormito. Dai, non era così male. Buongiorno, il sole sta per sorgere e noi facciamo all'iraniana. C'è un pezzo contromano perché la stazione di benzina è là. Oh, sole del buongiorno. È la prima volta in questo viaggio che lo vedo quasi sorgere. Stiamo andando dignitosamente contromano per evitare di fare un giro di 3 km al posto di 300 metri per andare a fare benzina. Questo dovrebbe essere il benzinaio. Petrolifero. Stanno bruciando i gas prodotti durante l'estrazione del petrolio, ma devi vedere di notte come illuminano il deserto. Pensa quanto inquina quella roba lì e quanto inquinano le nostre moto. Ma che fumata! Ci siamo fermati con questi cani a bere un po' d'acqua. Di fatto sono le 9:20. Abbiamo dato un po' di pane ai cani. Ma ti abbiamo nutrito, perché ci abbai? Mannaggia, forse ci saluta. Manca un'oretta a Shustar, dovremmo arrivare per le 10:30. Sono le 9:20 e sono 39 gradi. Spero si veda perché mi hanno scagazzato degli uccelli addosso, compresa sulla GoPro. Siamo a Shustar, sono le 10:15, per cui c'è andata da Dio oggi. Tra poco passiamo sul sistema idraulico, che è una delle grandi opere dell'antichità, così magari lo vedete in anteprima anche dalla moto. Questa è una delle robe per cui ho raccontato a Francesca tantissimo, no, dobbiamo andare a Shustar, anche se si muore di caldo bisogna andarlo a vedere assolutamente. Guarda che roba, vediamo se si vede. E questa cosa qua sulla sinistra, dopo veniamo a vederlo meglio. Ah, non lo vedi da qua? Non si vede. Che belle le case costruite così a picco. Questo bienvenuto, e adesso non passa più nessuno con la nostra moto. Hello. Siamo al sistema idraulico di Shustar, è un posto di quelli che volevo far vedere a Francesca assolutamente, è un posto pazzesco dove non viene nessuno in Iran.
perché va troppo caldo, ci sono già 40 gradi e sono le 11. È una gigantesca diga costruita su una deviazione del fiume Karun che ci sta qua dietro, costruita già all'epoca di Dario il Grande, quindi 1500 anni fa, costruita già all'inizio dell'impero Achemenide, e di fatto devia una parte del fiume Karun in questa gola dove è stata costruita una diga che crea quindi un dislivello. Succede che l'acqua viene convogliata in una trentina di mulini che però, a differenza di come ce li immaginiamo noi in Italia, che girano così con la forza dell'acqua, in realtà qua girano così, ok? Per cui il fulcro usciva e serviva ad azionare o le macine oppure i magli per la produzione del ferro. Quindi tutta questa zona del sistema idraulico in realtà era un gigantesco sistema per utilizzare la forza dell'acqua per fare armi, vasellami, produzione di grano. Adesso non è più utilizzato con quello scopo, la diga è diventata la strada, però è rimasto il sistema idraulico sotto ed è bellissimo perché l'acqua continua a essere convogliata da dentro la diga attraverso queste strutture che sono state costruite nel corso di 2500 anni ed è un posto incredibile. C'era la chiusa qua, dove c'è questa paratia, che serviva a regolare il flusso dell'acqua che entrava per caduta all'interno di questo pozzo che dopo si ricollega alla fine a tutto il canale di Scolo, e qua dentro c'erano le pale che giravano e quindi qua c'era il fulcro che ruotava con le macchine. Quindi qua c'era il fulcro che ruotava con le macchine o per l'azionamento dei magli. Qua vedete, che abbiamo fatto vedere prima, le paratie che fanno cadere l'acqua all'interno dei tunnel, che fanno azionare i magli, le paratie che facevano regolavano il quantitativo di acqua che arrivava fino ai mulini che azionavano tutti i meccanismi. Vedete, qua c'è una riproduzione di come funzionava. Oggettivamente fantastico. la cosa più brutta di sto sito è questa centrale idroelettrica che si sono inventati negli anni 30, che prima o poi abbatteranno, perché serviva comunque a produrre l'energia elettrica per Pushkar, però già è anni che non viene utilizzata più. Buongiorno a tutti. No, non mi prendere più in giro. Ok, buongiorno. Sono le 5 meno un quarto. Non sono più le 4. Ci svegliamo alle 4, partiamo alle 5. Stiamo ancora... Io devo ancora capire. Stiamo ancora mettendo a posto il nostro casino. Io ho tirato fuori, che ho messo nel portafoglio, un po' di euro e dollari. E ho tirato fuori anche i carnet, perché forse oggi entriamo. E adesso andiamo verso la Ziggurat. Partiamo da Shustar e andiamo a Ciocazambil a vedere la Ziggurat e la Mita. Dopo da qua prenderemo questa strada che ci farà passare vicino fuori a Kvaz, così, su questa qua, e ci porterà fino al confine iraniano-iracheno, che è qua, che attraverseremo e credo entro pomeriggio sera raggiungeremo Bassora. Sono le 6 di mattina, siamo a Shustar, buongiorno. Non so se sia possibile, ma fa caldo come ieri sera praticamente, la temperatura non è diminuita di molto. Sarà così per un po' di giorni, mi sa. Il 25 settembre e oggi entriamo in Iraq. Insomma, l'Iraq dopo 30 anni di guerra ha riaperto
da pochissimo le frontiere anche ai viaggiatori stranieri, per cui non sono tanti quelli che sono entrati e sicuramente ci saranno tanti problemi, ma io non vedo l'ora di conoscere questo paese della cultura antica, millenaria, non vedo l'ora di esplorarlo, però sono un po' emozionata, un po' tesa. Vediamo di girare la moto che ci hanno fatto parcheggiare dentro l'hotel. Sì, veramente, comunque la moto mi dà 29 gradi alle 6 di mattina. Vai. La già Francesca, che è rincoglionita quanto me. Speriamo solo che fuori nelle campagne. Questa è una zona, è una delle pochissime zone a vocazione agricola dell'Iran, completamente a vocazione agricola, perché comunque passano tantissimi fiumi, tra cui il Khazr. Ma io volevo farvi vedere ancora un'altra roba. Dov'è il Bandar Kaiser? Allora, adesso mi è venuto in mente, vi faccio vedere il Bandar Kaiser, vuol dire il ponte di Cesare. È un ponte costruito dai legionari romani dopo la sconfitta di Edessa, metà del III secolo. Praticamente come Bishapur, che abbiamo visto negli scorsi giorni, andate a vedervi l'episodio in cui ne parliamo. Shapur, Sapore I, sovrano re dei Sassanidi, aveva fatto tantissimi legionari prigionieri e li ha messi a creare delle strutture, delle opere in giro per l'impero sassanide. Bishapur è un emblema di questo lavoro che hanno fatto, perché di fatto un'intera città era costruita praticamente dai legionari schiavizzati dopo la sconfitta di Edessa. Invece qua a Shushtar aveva fatto costruire proprio il Bandar Kaiser, cioè che non si chiamava così, ma Ponte dei Cesari. Ponte di Cesare deriva dal fatto che era stato fatto dai legionari romani. Il termine Cesare indicava proprio l'imperialità, cioè il titolo che avevano gli imperatori romani, oltre a imperator, comunque Cesare, Kaiser, tra l'altro da cui deriva anche Kaiser in tedesco e da cui viene mutuato anche Czar in russo. Comunque questo bellissimo ponte, o almeno quello che ne rimane, costruito a metà del III secolo, è stato rimodernato più volte, le volte sistemate in epoca anche islamica. Eccolo là, non se riusciamo a farvelo vedere dalla strada. Il morale della favola è stato utilizzato fino alla fine del 1800, quando una piena del fiume Karun, che è questo qua sotto, che si vede qua, che è lo stesso deviato che porta l'acqua al sistema idraulico, è crollato in una sezione e hanno deciso di fare un nuovo ponte, che è questo qua sotto, però è rimasto in peritura memoria col sole che sorge, bellissimo. E questo è il fiume Karun. Ma è incredibile! Che in realtà a Shushtar ci sono anche un altro paio di robette, c'è un bel castello di epoca sassanide, il ponte vale la pena anche in realtà camminarlo in giro, vedere il fiume, che è uno dei grandi fiumi che scendono dall'altipiano iranico per andare verso il Golfo Persico, però oggettivamente con queste temperature diventa impraticabile visitarsi bene Shushtar. Invece quando comunque ho portato dei clienti, delle persone a fare dei tour in Iran in stagioni più umane, febbraio o aprile o novembre, allora diventa tutto più dignitosamente
sopportabile, no? Anzi, si sta bene e si ha anche il tempo di visitare tutta la città, perché questo è veramente come dire, l'Iran lo si può visitare d'estate faticando un po', ma questa zona è impraticabile, letteralmente impraticabile, e quindi sveglia all'alba e morire lo stesso a metà giornata, e devi venire vicino. Non so se vedete il sole dietro di noi con la GoPro. Troia. Forse mi piace la luce perché ho ancora paura, tantissima paura del buio. Guardate qua il sole che si riflette negli specchietti laterali. E di 4 gradi, bellissimo, in mezzo ai campi, freschissimo. La vedi quella cunetta più rettangolare delle altre? Sei pronta? Una delle più grandi costruzioni sopravvissuta fino a noi del mondo antico. Ma noi non ci credo, dai, io mi commuovo anche per questo. Ma stai scherzando? La domanda come facciamo a sapere tutte queste robette è perché grazie a una serie di iscrizioni in multilingua, in elamita, antico neobabilonese e antico persiano, sono riusciti a metà del 1800 a tradurre il cuneiforme. Dopodiché il cuneiforme, come sapete, veniva scritto con un bastoncino a punta sulle tavolette di cera o argilla, che tante volte però venivano raschiate e riutilizzate. Allora siamo arrivati all'accesso principale della ziggurat, l'unico che saliva fino in cima per dopo arrivare al tempio principale che stava sulla sommità. Anche qua sempre un altare. Comunque c'erano i fuochi, bisogna immaginare poi che era tutto colorato, tutti i sacerdoti, la corte reale di Elam, doveva essere un mondo fantastico. Cazzo, comunque sta roba ha 3200 anni, è una delle strutture più antiche dell'Iran in queste condizioni. Sicuramente questa è la ziggurat meglio conservata al mondo nella sua forma originaria. Bisogna vederla qua in Iran per vederla. E questa è una Francesca che verrà sacrificata. Tu eri sacrificata, che sei più grande. Durante il giorno qua ci sono 50 gradi, una follia sto posto. Comunque stavo dicendo che la scrittura cuneiforme veniva scritta con un pennino su queste tavolette di argilla o di cera. Succede che tantissime volte venivano raschiate per essere utilizzate, ma è successo anche che venissero magari perse, messe in qualche buco. Il clima è estremamente arido, nonostante sia fertile quando c'è l'acqua di queste zone, ha consentito di conservarle. Oppure come a Mari, uno dei siti più incredibili del mondo antico, distrutto fra l'altro da quelle teste di cazzo dell'ISIS e mutilato, veramente gente che meritava solo la forca. Sì, ma lascia stare le statue. Il sito di Mari era una delle cose incredibili del secondo millennio a.C., sfondatissimo da loro, teste di minchia. Va bene, comunque a parte la rabbia in questo momento per quegli idioti, è successo
questo però non c'entra niente di ISIS, che durante l'assedio a una città di Mari e successiva distruzione della città di Mari nel secondo millennio a.C., secondo millennio a.C., tantissime di queste tavolette che erano i record, come si chiamano, le trascrizioni, l'archivio reale di Mari, queste tavolette che erano argille conservate nell'archivio di Mari sono andate a fuoco, o meglio, la città è andata a fuoco. E cosa ha fatto mandando a fuoco la città? Ha cotto le tavolette di argilla dell'archivio di Mari. E questo ha fatto in modo che venissero consegnate a noi Perfette. 2800 anni dopo la distruzione di Mari. Pensa È perfetto. della storia. E fra l'altro ci sono, questo mi ricordo perché l'avevo studiato, l'archivio di Mari è un archivio immenso, tuttora cioè archiviato soprattutto dai francesi e dai tedeschi, è disponibile tutto online, fra l'altro in alcuni siti dell'università francese di Parigi. E la cosa divertente è che non tutte le tavolette sono ancora state, sono una follia, non sono state tradotte ancora da alcune forme, quindi se uno vuole impararsi il cuneiforme e la lingua accadica, sumeriche, antiche, lingue antiche del mondo mesopotamico, può impararsele e dopodiché andare sul sito e iniziare a tradursi e magari aiutare qualcuno, cioè gli studiosi, a tradurre quella mole infinita che è l'archivio di Mari. Ecco. E così noi abbiamo comunque delle tavolette ritrovate qua sotto Kazanbil, abbiamo delle tavolette e delle storie che raccontavano di Duruntash, cioè Chokozambil, ma il nome originario di qua. E adesso andiamo verso l'Iraq. E ora andiamo diretti. Wow, si muore di caldo già. Sto squagliando. Sono le 7 e mi sto squagliando. Il problema è che siamo adesso a 10 km dalla città e la Francesca lo ha bucato. Siamo a 3 km dal confine.